Il nostro amore per l'Asia continua. Inevitabilmente, quando dobbiamo programmare un viaggio, il nostro cuore ci porta sempre in Oriente. Quindi abbiamo deciso di prendere un aereo e volare per la nostra primissima volta in Cina. Carichi di curiosità, siamo pronti a visitare una delle città più densamente popolate al mondo, ma che ci regalerà tante piacevoli sorprese. Oggi è ufficialmente il nostro primo giorno a Hong Kong. Sì, a dire la verità siamo arrivati ieri, abbiamo fatto una piccola esplorazione della città notturna, ci è piaciuta tantissimo già. E le prime impressioni sono ultra positive, molto bella. Abbiamo deciso di soggiornare a Hong Kong Island e abbiamo appena preso il traghetto per la parte opposta praticamente, abbiamo appena fatto la traversata, pagando solo $6,50 a testa. Sì, ma avete visto lo sfondo, il paesaggio? È bellissimo. Sì, non vediamo l'ora di visitare questa città. Hong Kong ci aspetta! Lo so ragazzi, una visita ai giardini per me non può mai mancare. Poi questo in stile giapponese è davvero bello. Qua dietro poi c'è un tempio che è un luogo di culto, quindi non si possono fare foto. Io e Salvatore però abbiamo appena fatto una passeggiata ed è davvero molto interessante, è ancora più bello di quello che vi stiamo mostrando. Ed il bello è che questi posti non sono piccoli e sono gratuiti, sono immensi, sono bellissimi. Abbiamo visto anche proprio qua di fronte a noi c'è anche una tea house dove il minimo di spesa sono $150, quindi sarebbe da provare. A me una cosa che affascina tantissimo è il contrasto con questi palazzoni qua dietro le mie spalle e questa oasi comunque di pace e di tranquillità, perché comunque in questi luoghi la gente viene anche a pregare. Questi bonsai ed alberi curati alla perfezione, tanto da sembrare finti, fanno del Nanyang Garden uno dei giardini più belli che abbiamo mai visitato. Hong Kong è uno dei tanti paradisi asiatici per gli amanti della fotografia. Infatti alcune di queste zone sono diventate dei veri e propri punti iconici da non perdere, come questo vivace campo da basket che riprende i colori delle tipiche case che lo circondano. Dobbiamo dire che è stato davvero piacevole visitarlo e per un attimo ci siamo sentiti membri di quel quartiere. Un'altra cosa che ci ha colpito è stata l'anima vintage che si respira ad Hong Kong. Merito sicuramente dei vecchi modelli Toyota dei taxi rossi che invadono la città, ma anche dei suoi locali, mercati e tram che a tratti creano un'atmosfera molto retro. Adesso andiamo ad assaggiare un dolce tipico qui ad Hong Kong. Delle cose da provare qui a Hong Kong sono le egg tart, che sono simili alle pastel de nata del Portogallo. Il profumo è buonissimo e l'aspetto anche, quindi assaggiamo. Oddio, sono buonissime. Più buoni di quelli che mi ricordo del Portogallo, perché hanno dentro la cremina. Oh. Scusate, mi sono fatta prendere dall'entusiasmo. Buone, buonissimo. Assaggia. È buonissima. È buonissima, molto buona, anche perché questa è serralmente alla crosta. Buona. È
Avenue of Stars è sicuramente una delle strade più conosciute qui a Hong Kong. Per tutti gli amanti dei film di Bruce Lee, che come me dopo aver visto un film si credevano già cintura nera, dovete visitare questa statua. Sì, la cosa interessante è che la statua di Bruce Lee è stata installata nel 2005 e la posizione di Bruce Lee è stata scelta dai fans tramite un sondaggio su internet, quindi è carina come cosa. Sì, poi è bella proprio dove è posizionata, perché comunque c'è lo sfondo della città. E appunto, se non sbaglio, Bruce Lee vi è data anche questa importanza perché è grazie a lui, o grazie anche a lui, che comunque il cinema di Hong Kong è diventato poi famoso nel mondo. Sì, le è stata dedicata perché è stato il personaggio, uno dei personaggi più influenti negli ultimi 100 anni. Poi lungo il percorso ci sono un sacco di impronte di mani di altri personaggi del cinema, comunque prevalentemente asiatico, persone che noi non conosciamo, però la passeggiata è molto molto carina, poi fatta al tramonto è stupenda. Sì. Bellissimo. Oh, finalmente abbiamo trovato un bellissimo posticino dove provare i famosi dumpling di Hong Kong. Io li ho presi fritti e vegetariani, invece Salvatore con il maiale e i gamberi e con i noodles di riso, giusto? Vediamo. Allora, sono cagliostionanti sicuro. Vediamo. Molto buoni. Buoni. Tra l'altro io li ho ordinati a gamberi e il maiale. Avevo chiesto se si poteva avere solo con i gamberi, ma dicono che l'impasto è già fatto ed effettivamente comunque, come a me ha detto, il maiale è davvero poco. Infatti non si sente molto, però sono molto buoni. C'è la verdura all'interno. E io ho messo anche l'aggiunta dei noodles di riso. Molto buono, anche il brodo è buonissimo. Anche i miei dumplings sono molto buoni, neanche troppo unti. Sento dentro la verza e i funghi di sicuro, poi gli altri ingredienti non lo so, però sono molto buoni. Abbiamo preso anche un tè senza zucchero. Vi mettiamo in basso quanto abbiamo speso. La maggior parte delle sere qui ad Hong Kong le abbiamo passate ad osservare la vita che scorre per le sue strade illuminate, pensando a quanto questa atmosfera, in passato, deve essere stata ancora più magica. Sì, perché a causa del troppo inquinamento luminoso, nel 2009 più di 4.000 insegne sono state rimosse, togliendo alla città una caratteristica importante che la rendeva decisamente unica e conosciuta in tutto il mondo. Oggi rimangono le luci soffuse dei ristoranti e degli altissimi grattacieli ad illuminare la notte e a regalarci un panorama davvero suggestivo e romantico che abbiamo potuto apprezzare non solo dal waterfront ma anche dalla nostra camera. Ragazzi, siamo stati fortunatissimi a trovare un'offerta per questo hotel perché ci siamo trovati benissimo e quindi ve lo vogliamo consigliare. Sì, l'hotel si chiama 2 McDonald Road e si trova appunto in questa strada, la McDonald Road, ma la vista da qui è stupenda, davvero molto bella. Sì, infatti è uno dei punti forti di questa camera, guardate che bello, pazzesco. Abbiamo pagato 130 euro a notte con prima colazione, che per gli standard di Hong Kong direi che sì, è andata molto molto bene. Sì, gli hotel generalmente tendono a essere anche più costosi, ma abbiamo trovato un'ottima promozione e ci è andata davvero bene questa volta. Sì, poi la camera è abbastanza spaziosa anche per gli standard di Hong Kong. Abbiamo anche una cucinetta e un tavolo con 2 sedie che non abbiamo mai usato, però
È comodo. Sì, diciamo che nell'evenienza, anche perché qua sotto c'è un supermercato rifornito di qualsiasi cosa, quindi se magari volevamo usarla sapevamo che era a nostra disposizione, ma in realtà non abbiamo mai fatto uso. Infatti, appunto, che diceva Salvatore dell'area, quest'area ci è piaciuta tantissimo, è molto tranquilla, e poi la cosa più bella è che per raggiungere la stazione centrale si passa in mezzo a un parco bellissimo. Sì, che è praticamente qua sotto. Ha un giardino zoologico e botanico con un sacco di piante e animali, ed è davvero piacevole iniziare la mattinata così. Un altro vantaggio appunto è che nella tariffa della camera abbiamo la colazione inclusa, e a Hong Kong la colazione costa parecchio. Tipo si può spendere anche 30 euro, 40 euro. Per farla fuori dall'hotel, questo Sì. in generale nei caffè eccetera. Anche perché noi infatti quando andiamo fuori a bere caffè a merenda più o meno si spendono circa 20 euro. Sì. Quindi immaginate per fare la colazione intera. E appunto anche la vista dal ristorante, dalla colazione è davvero molto bella, perché appunto si affaccia sul giardino botanico ed è stupenda. Sì, siamo entusiasti di questo posto. Siamo giunti alla fine di questo primo video su Hong Kong, ma abbiamo ancora tanto da mostrarvi di questa incredibile città. Alla prossima! Insomma, grazie a lui, vabbè dai, va bene così, dai, basta. Poi la camera è abbastanza spaziosa anche per avere. Avenue of Stars è sicuramente una delle strade più conosciute qui a Hong Kong. Ci stanno guardando tutti? Vabbè. Allora, una delle cose da provare qui a Hong Kong sono le egg tart, che sono simili alle pastel de nata di nata. Tendenzialmente sono abbastanza piccole, questa infatti ha anche la cucina e il tavolo con 4 sedie ed è abbastanza confortevole. 2 sedie. Ah,